Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Torniamo finalmente a parlare di retro console. E dei gatti, come sempre. E già al riguardo devo fare una piccola premessa, perché come avevo già detto in un reel qualche tempo fa, finché non si concluderà tutta la storiaccia non porteremo più recensioni di console che possono essere acquistate anche con micro SD giochi. È una misura di sicurezza che dovrò portare avanti fino alla termine delle indagini, del processo, eccetera. Altro aspetto importante, che però spero mi tocchi farvi vedere soltanto per questa volta, se no divento scemo, è che queste sono tutte le copie originali dei giochi che vi farò vedere oggi nella sezione del gameplay. Come molti di voi sapranno, io sono anche un collezionista, ho una modesta collezione, niente di gigantesco, ma più che sufficiente per avere qualche titoletto da utilizzare per mostrarvi le prestazioni delle varie retro console. Ho sempre fatto così in questo canale ed è proprio per questo motivo che molte volte i giochi si ripetevano e bene o male erano sempre quelli, perché facevano parte della mia collezione. Speriamo che non mi tocchi tirarli giù per ogni video e farveli vedere. Comunque non sto a farvela lunga, per il discorso recensioni ho messo alla fine del video una piccola riflessione, un capitolo bonus, parliamo di tutto lì. Torniamo invece al video adesso perché ricominciamo col botto. Me l'hanno inviata fresca fresca qualche giorno fa, la Yaneo Pocket Fit, o meglio non Yaneo ma Concr. Io so già che dirò Cronk almeno 9000 volte in questo video. E chi è la Concr? Come cazzo si dice? È un sottomarchio della Yaneo che si occupa di fare una fascia più economica di retro console. Sì, anche loro sapevano benissimo che le parole economico e Yaneo non potevano stare nella stessa frase, hanno creato una succursale. È un po' come Lambernic con la Paukiddi. E devo dire ragazzi che come scelta è stata azzeccatissima, perché questa bestiolina che ho oggi qui è la prima console Android su cui metto le mani con un processore Snapdragon G3 Gen 3. È il più potente in assoluto che abbia mai provato fino ad oggi, addirittura superiore anche a quello della Odin 2. E il bello è che non è nemmeno la versione più potente disponibile. Quindi bando alle ciance e iniziamo finalmente con la nostra recensione. Mamma mia quanto tempo era che non lo dicevo. Ancora mi ricordo come si lancia. Le cose sono un po' diverse rispetto alle normali Yaneo e ce ne accorgiamo già dall'unboxing. Al di là del fatto che non c'è il marchio ma c'è sto cacchio de Concr, scatola fighissima con i pulsanti in rilievo e tutto quello che volete, ma dentro la questione è parecchio diversa. Sì, perché in realtà troviamo soltanto la consolina, che me si è accesa pure perché poi coi tasti questa c'ha qualcosa di particolare che adesso ci arriviamo, e soltanto il cavetto di ricarica e trasferimento dati USB tipo C. A parte un bollino di qualità che sta proprio nascosto là sotto, in confezione non c'è altro, né caricatori, né manualini, né nulla. E per questo vi dico che la dotazione è tanto diversa da quelle a cui siamo abituati con la Yaneo, però questa volta siamo in modalità risparmio, quindi ci sta tutto. Andiamo a vedere invece cosa si sono inventati con la console. Consolina abbastanza particolare, prima di tutto per quanto riguarda l'estetica. C'è quella standard, la Phantom Black, poi c'è la Snow White, la Biancaneve, la versione chiara, e poi c'è questa che invece si chiama Dragon Yellow. E devo dire che tra le tre è quella che esteticamente preferisco di più. Ma diamo un'occhiata alle dimensioni, perché è una bella padellina. Guardate anche solo la differenza con la nostra amata Retroid Pocket 5, nonostante il formato finale sia abbastanza simile, le dimensioni sono decisamente più generose. Ecco, prima invasione della giornata, a voglia io a pulire gli schermi qui.
Ma c'è un'altra console in realtà che ne assomiglia veramente tanto, e già, proprio la prima versione della Odin 2. A livello estetico, ok, sono abbastanza diverse, però qui abbiamo la stessa dimensione dello schermo, la larghezza più o meno è simile, così anche l'altezza e lo spessore. Sembra quasi che abbiano voluto creare una fusione tra la Retroid Pocket 5, che peccava un po' di grip, perché comunque è piccolina per stare in mano, e la Odin 2 che invece ergonomicamente era perfetta. Infatti su questa Fit hanno aggiunto queste bombature inferiori, nelle quali poi hanno fatto la genialata di incastonarci gli speaker stereo, che servono proprio per impugnarla meglio. Ma parliamo un attimino di tutti i controlli presenti su questa console. Partiamo dalla croce direzionale che, come al solito, come quelle a Yaneo, è leggermente più grande rispetto a quelle a cui siamo abituati. C'è da prenderci un po' mano, però alla fine nei picchiaduro mi ci sono trovato abbastanza bene. Non è la migliore che io abbia mai provato, ma sono comunque riuscito a far entrare più o meno tutte le mosse. Ci sono poi i tasti azione che sono ottimi, anche la loro posizione, allora dillo che tu oggi ce l'hai con me, per una volta che non viene tuo fratello. Ottima pressione, ottimo feedback, dimensione e distanza l'uno dall'altro perfetta. Quello che non mi piace della Yaneo, purtroppo, in questo caso della Conquer, sono gli analogici. Sono l'effect, sono precisi e tutto quello che ti pare, ma sono veramente troppo piccoli e per niente incassati rispetto alla scocca. Sono comunque riusciti a farli abbastanza bassi, quindi va bene, ma il problema è che sono veramente troppo piccoli, ragazzi. Ok, ci si riesce a giocare, ma li nascondi completamente con il pollice quando li usi. Guardate che differenza con anche solo quelli della Retroid, che è più piccolina. Io capisco quando me li metti su una console di questa dimensione, però su una così grande, voglio dire, dammi degli analogici un pochino più cicciottelli. Però c'è da dire che almeno qui la disposizione è perfetta, avete l'analogico in alto, ma comunque grazie a questa parte un po' allungata riuscite a giocare bene con i picchiaduro, anche se la croce direzionale si trova in basso. L'altro problema invece sono i milioni di tasti in più. Ci sono Select e Start qua giù in basso, poi ci sono invece i due tasti collegati al menu della Yaneo per tornare indietro oppure per aprire i widget, e ducis in fondo gli altri due qua su in cima per le scorciatoie di Android. E questo è il primo problema, perché sappiatelo, quando vorrete premere Select o Start andrete sempre a premere questi qua su in cima e vi dimenticherete di avere questi qua sotto e farete un macello. Nella parte superiore troviamo invece lo sfiato della ventolina, i tasti per regolare il volume e il tasto di accensione, spegnimento e standby, che ha anche, come vedete, il sensore delle impronte. E ci sono anche i tasti dorsali, e qui c'è una bella novità. L1 e R1 sono digitali, L2 e R2 sono All Effect, ma questa è la prima console Android dove possiamo trasformarli in digitali. C'è la possibilità di cambiare il comportamento dei grilletti dorsali in base al titolo che stiamo giocando. Visto poi che siamo sul retro, troviamo l'ingresso da cui prende l'aria la ventolina e due tasti in più posteriori che possiamo mappare come vogliamo. Ma oltre a questo ce ne sono altri due nascosti. Si vedono a malapena, ma ci sono anche L4 e R4, qui li chiamano RC e LC, che li hanno proprio messi a ridosso di L1 e R1 e sono anche abbastanza duretti da premere, quindi sappiate che potrebbe capitarvi di premere per sbaglio anche questi a fianco. Nella parte inferiore sono presenti invece l'ingresso USB tipo C, il jack da 3.5 mm per le cuffie e l'ingresso per la micro SD migliore al mondo. Io prego Iddio che tutti quanti inizino a fare così, perché su quello della Odin mi ci sono spaccato le unghie 1000 volte. Basta che fai una piccola pressione e si apre lo sportellino e poi richiudi in un secondo. Questa console si meriterebbe 100 di voto soltanto per questo. Come avete visto ci hanno messo un botto di controlli che, per carità, sono un lato positivo alla fine. C'è solo un piccolo problema: non c'è modo di prendere questa console senza premere qualcosa a caso. Cioè, se io adesso la prendessi da sopra al tavolo finirei per premere sempre i tasti del volume, anzi di tanto in tanto beccherei anche quello dell'accensione. Se no, altrimenti va a toccare questi qua dietro,
dietro. Ok, finché è spenta va bene, però in generale ce ne hanno messi talmente tanti che comunque andrete a premerli per sbaglio. Ma parliamo di uno degli aspetti, se vogliamo, un po' più controversi di questa console, ovvero il display, che è un bellissimo pannello da 6 pollici, 1920x1080 Full HD, 144 Hz di refresh rate, IPS. Lo so, fermi, non saltate dalla sedia, siamo abituati ormai agli OLED, però vi assicuro che al di là dei colori che sono un po' più spenti di un normale OLED, basta vedere la differenza che c'è con la Retroid Pocket 5, in realtà questo display ha dei neri veramente profondi. Se io non vi avessi detto che questo fosse stato un display LCD, sono sicuro che vi sarebbe venuto il dubbio, perché anche io la prima volta che ci ho giocato, prima di leggere le specifiche, ero abbastanza titubante perché facevo fatica a vedere la retroilluminazione. Esteticamente non è affatto male. Continuo a preferire la Retroid perché è più compatta e me la porto meglio dietro, ma in generale, essendo anche un pochino più fina, sembra proprio un pochino più tozza, più robusta. Lei, a differenza delle altre Ayaneo, soprattutto nella parte posteriore, si sente che è un po' più plasticosa, però giustamente è la versione più economica, da qualche parte dovevano pur rosicchiare. Però d'altro canto invece mi piace molto il format che hanno tirato fuori, perché nonostante sia molto simile all'estetica della Retroid, si tiene molto meglio in mano grazie al fatto che è un pochino più alta e che hanno creato queste bombature inferiori, e la posizione dei controlli, ragazzi, c'è poco da fare, è ottima. Esistono due versioni di questa nuova Pocket Fit, quella normale che ho io qui oggi e quella Elite. Partiamo da quella normale, perché già qui c'è un hardware che non scherza, visto che come processore c'è appunto il G3 Gen 3 da 3.3 GHz, metticelo un 3 sulla frase, abbinato ad un Adreno A32 che arriva fino a 1.0 GHz di potenza. Abbiamo 3 diversi tagli di RAM, 8, 12 e 16 GB LPDDR5X a 4800 MHz, 4 tagli diversi di memoria, tutti UFS 4 tranne la versione A128 che invece è 3. Ma un altro punto a favore è la batteria, anche lei come la Odin ha 8000 mAh. Questa batteria ci garantiva anche fino alle 7-8 ore di gioco, anzi se giochiamo ai vecchi arcade in 2D addirittura anche 10. Come connettività abbiamo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, come software Android 14 abbinato, anzi in realtà quasi sovrascritto questa volta, ma poi lo vediamo meglio, dall'Aya Space. E già queste sono delle specifiche di tutto rispetto, perché se le mettiamo a confronto di quelle della Odin 2 abbiamo processore e GPU più potenti, un taglio di memoria superiore e un display con un refresh rate maggiore. Ma se questo non vi bastasse, c'è la versione Elite di questa Pocket Fit, che non è proprio un pelino più potente, è dannatamente più potente, perché ci hanno schiaffato dentro uno Snapdragon 8 Elite, che per chi non lo conoscesse è giusto il processore più potente disponibile su Android ad oggi, che più o meno garantiscono un buon 40-45% di prestazioni in più, con un'efficienza maggiore del 30%. Questo è momenti 2 volte più potente, riesce a consumare quasi un terzo di meno della potenza. Oltre a questo la RAM è più veloce, fino a 5300 MHz, e aggiungono un nuovo taglio, fino a 24 GB. La memoria interna, il display e la batteria restano gli stessi, migliora la connettività con Bluetooth 6.0 e anche il software, perché parte direttamente con Android 16. Io oggi purtroppo, cioè per fortuna in realtà anche, ho tra le mani soltanto la versione con lo Snapdragon G3. Avessi avuto la Elite probabilmente adesso non starei qui a fare questo video, ma starei seduto da quella parte a giocare come un dannato a tutto. Però nonostante io abbia la versione meno potente tra le due, ho comunque delle prestazioni superiori anche a quelle della Odin 2.
Questa volta dobbiamo spendere qualche parolina in più sul software perché il sistema Yaneo è stato pesantemente aggiornato. Per prima cosa, questa è una delle primissime console dove non ci è possibile più scegliere di default il launcher da utilizzare. Come la accendete vi appare direttamente quello dell'Aya Space. Se volete passare invece a quello di Android dovete andare a cambiare le impostazioni delle app. Però devo dire che bene o male sono riusciti a fare un buon lavoro. Le applicazioni le trovate così come in un normale menu Android, avete tutti i vari widget personalizzabili, potete regolare la luminosità. Le vere differenze vengono fuori quando andiamo ad aprire l'Aya Space, in questo caso passo per il widget veloce, dove qui abbiamo la possibilità di cambiare la modalità delle performance, cosa che possiamo fare anche semplicemente cliccando questo tasto qua su in cima, e per ogni modalità possiamo andargli a dire come vogliamo per esempio che si comporti anche la ventola. Vedete, in questo caso se io metto la eco, la ventola sarà spenta, ma posso anche andare a cambiare il suo comportamento, posso dirgli no, nonostante sono sulla eco, la ventola mettila lenta. Ci sono varie modalità, la eco, la balanced, la streaming che secondo me non serve a niente, la gaming e la max. Uno dei problemi è che quando mettete la max e le ventole vanno al massimo, la console fa un casino atomico. Un'altra funzione molto carina è il fatto che volendo possiamo mostrare l'overlay delle performance e abbiamo addirittura sia quello veloce che quello più dettagliato, e possiamo anche cambiare velocemente il refresh rate dello schermo, possiamo passare da 60 a 90 a 120 fino a 144 Hz. Abbiamo anche tutte le varie impostazioni legate al controller, possiamo disattivare la vibrazione, possiamo cambiare il comportamento dei tasti A, B e XY, in questo caso c'è la disposizione Xbox ma possiamo virtualmente mettere quella Nintendo. Possiamo anche qui mappare i tasti fisici sullo schermo nel caso in cui stessimo giocando a qualche titolo per Android che non prevede un controller esterno. E poi abbiamo tutta una serie di widget veloci per metterlo in modalità aereo, per fare da hotspot, anche questi sono personalizzabili, possiamo aggiungerli e rimuoverli come vogliamo. Andando invece nelle impostazioni si apre un nuovo mondo perché hanno aggiunto un sacco di funzionalità. Nella sezione Game Performance questa volta possiamo fare di tutto. Per ogni modalità possiamo andare addirittura a dirgli la frequenza massima di ogni singola CPU, perché questo è un octa-core, e possiamo anche dirgli quanto vogliamo spingere la GPU questa volta. Questa è un'impostazione che non avevo mai visto finora su una console portatile. Per quanto riguarda il controller, a parte le classiche opzioni per cambiare i colori RGB e il comportamento degli analogici, possiamo anche andare ad utilizzare la modalità tastiera e mouse. C'è anche un'impostazione molto carina che è il device spoofing, che ci permette di simulare il comportamento di alcuni degli smartphone più famosi. Questo quando ci serve. In alcune applicazioni richiedono per forza un certo tipo di dispositivo oppure si bloccano se non capiscono su che hardware stanno girando. Tramite questa voce voi potete dirgli per esempio di far credere a quelle applicazioni che questa console sia un Samsung Galaxy S8 Plus, un S24, uno Xiaomi e così via. Poi se andiamo alla voce Casting Settings possiamo andare a dirgli come comportarci quando la console viene collegata tramite un hub USB tipo C HDMI ad un altro monitor, cioè se vogliamo che il display della console rimanga acceso oppure si spenga, ma soprattutto possiamo dirgli fino a che risoluzione e che refresh rate vogliamo far uscire il segnale. Abbiamo addirittura un equalizzatore per chi sa giocare con gli alti e i bassi per ottenere la qualità sonora migliore possibile, e ducis in fundo c'è la possibilità di far partire la ventola in automatico mentre state ricaricando la console da spenta, cioè lui si accorge, se magari state facendo un fast charging, se la console si sta scaldando troppo per via di questa ricarica, nonostante sia spenta, la ventolina parte da sola e la raffredda. E io invece so tagliato su sta cosa perché ho detto ma guarda la miseria, 10 volte che la spengo e non so buono perché mi sentivo sta ventolina sotto che comunque andava. Alla fine ho scoperto il motivo, perché c'è questa voce attiva di default che non è altro che una funzionalità di manutenzione e che a dirla tutta non mi dispiace affatto.
A parte questo nulla da dire per l'esperienza Android, ovviamente la console va interamente configurata a mano, non arriva con nessun emulatore, nessun gioco eccetera, dovete per forza installare tutto voi, l'unica cosa che troverete sono i Google Service, quindi il Play Store, l'AIA Space e l'AIA Settings. È il momento di passare questa Pocket Fit sopra il banco di prova. Non sto nemmeno a dirvi che con l'hardware che è presente all'interno potete far girare tranquillamente qualsiasi titolo in 2D, ma è interessante vedere quanto riusciamo ad ingrandire i vecchi titoli con proporzioni intorno ai 4/3, a volte anche più strette, su un display 16 noni che però è comunque da 6 pollici. E infatti vedrete che grazie anche a questo display LCD, alla fine le bande nere si confondono abbastanza bene con la scocca. C'è spazio a sufficienza anche per tutto quello che riguarda le vecchie console a 8 bit e salendo invece di una generazione tra il Super Nintendo e il Mega Drive riusciamo a sfruttare anche qualcosina in più della diagonale, quindi queste sono tutte esperienze di gioco che nonostante il formato 16 noni ci permettono comunque di avere più di 5 pollici di diagonale utilizzata, che non sono assolutamente pochi. Poi ci sono invece delle console come il Game Boy Advance che riescono invece a sfruttare buonissima parte dello schermo. Potete anche osare uno stretch full screen perché non vi va a rovinare troppo le proporzioni e secondo me l'esperienza di gioco è comunque ottima. Discorso abbastanza simile anche per quanto riguarda i titoli del Neo Geo. Io questi di solito li uso per vedere come si comporta lo schermo a livello di colori e certo la saturazione non è agli stessi livelli di un pannello AMOLED, però per essere un LCD devo dire che fanno la loro porca figura. Tutte le prove che avete visto finora sono state fatte con la modalità risparmio energetico. Per quanto riguarda invece le console di quinta generazione vi consiglio di salire almeno alla modalità standard, non perché serva tutta questa potenza per far girare i titoli in 3D, ma perché con questo schermo e questo processore potete arrivare tranquillamente a far girare i titoli per esempio della PlayStation portandoli in Full HD. Potete mantenere queste stesse identiche impostazioni, compreso l'upscaling fino al Full HD, anche per quanto riguarda la PSP, e al solito non devo starvelo a dire, sui display 16 noni la PSP brilla come una dannata e anche qui non fa la minima differenza. Questa è la console perfetta, così come era la Odin, per gli amanti della PSP che magari hanno qualche problema di vista oppure non vogliono starsi a cercare se fanno sessioni di gioco troppo lunghe. Arriviamo alla sesta generazione, partendo con la mia console preferita, ovvero il Dreamcast, che mantenendo le proporzioni riesce a sfruttare più o meno 5 pollici del display e questa è l'ultima tra le varie console che possiamo continuare a utilizzare con la modalità standard di performance, riuscendo ad avere un frame rate più o meno sempre stabile e senza alcun tipo di lag. Perché se vogliamo vedere con questo tipo di upscaling buoni risultati con la PlayStation 2 ed il GameCube dobbiamo salire almeno alla modalità gaming, e con queste impostazioni però devo dire che ho trovato la migliore emulazione del Nintendo GameCube che io abbia mai visto finora. Perché vi dico questo? Perché questa è stata una delle pochissime console dove non sono dovuto andare a giocare con le API grafiche. Come sapete alcuni titoli girano meglio con le OpenGL mentre altri con le Vulkan. Qui il processore riesce a supportare benissimo le OpenGL per tutti i titoli del GameCube che io abbia mai provato, ma le prestazioni migliori le ho viste proprio su Virtua Striker. Mai mi è capitata una console dove il gameplay fosse così fluido. Non so se vi ricordate, ma su questo titolo quando giochi a centrocampo ci sono dei rallentamenti atomici, invece come potete vedere in questo caso non c'è assolutamente nulla. Per arrivare poi alla fine alla PlayStation 2 che, siccome siamo stronzi, non mettiamo in 4x in Full HD ma a 5, una risoluzione ancora superiore, e per la maggior parte dei titoli sono riuscito ad avere comunque un frame rate stabile e
pochissimi lag. Con queste impostazioni ho cominciato a rilevare i primi problemi in uno dei titoli più pesanti in assoluto, ovvero nel nostro classico Need for Speed Most Wanted, che risultava comunque giocabile, ma se proprio volete la migliore esperienza di gioco possibile, rapporto qualità-prestazioni, mettete la console in modalità performance, vi romperà un po' l'anima con il rumore di quella maledetta ventola che comunque potete scegliere voi a mano a che velocità mandarla, ma il gameplay a quel punto è diventato decisamente più fluido. Dobbiamo fare anche una menzione onorevole per quanto riguarda il Nintendo DS e il Nintendo 3DS, perché i 16 noni sono un'ottima diagonale per utilizzare questo tipo di consoline, mettendo i due schermi uno da una parte e uno dall'altra, e il fatto che viene supportato benissimo anche il touch, posso consigliare tranquillamente questa console anche per gli amanti delle portatili di casa Nintendo. Non mi dilungherò molto per quanto riguarda il discorso Android, perché ragazzi potete farci girare l'intero Play Store senza alcun tipo di problema. Ci ho provato i titoli di punta, anche Genshin Impact, state tranquilli che in modalità gaming riuscite tranquillamente a farli girare tutti quanti. Ci fermiamo qui con l'emulazione, nonostante lei possa andare oltre, arriva abbastanza bene, in realtà molto bene, ad emulare la Nintendo Switch, però sempre per via della storiaccia preferisco non farvi vedere quel tipo di emulazione. Nonostante io abbia tutti i titoli originali, visto che ho già delle persone addosso, vorrei evitare di portarmi giù anche quelli della Nintendo che possono solo rompermi l'anima. Quindi fidatevi di me, anche in base a quello che abbiamo visto in passato, state tranquilli che va più che bene anche per l'emulazione della Nintendo interruttore. E siamo arrivati a mettere le mani al portafogli. Vi prego, è da un po' che non lo faccio, ne ho bisogno. Moriremo tutti! Fermi però buoni, perché per fortuna questa console non si trova ancora sul sito ufficiale come fa di solito la Yaneo, ma è ancora in campagna su Indiegogo e quindi adesso costa ancora di meno rispetto a quello che invece sarà il prezzo finale sullo store. Ce ne sono, come al solito, 1000 versioni, ma la versione base, 8 GB più 128 di memoria interna, parte da $240, poco più di 200 euro circa, che è un ottimo prezzo per le prestazioni che abbiamo visto oggi. Ma secondo me i pacchetti che invece dovete prendere in considerazione sono o la 12 x 256 GB che costa poco più di 250 euro, oppure questa che ho io qui, cioè la 16 x 512, che ne costa poco meno di 300. È vero, iniziamo a salire di prezzo, ma rispetto a quello che costava la Odin 2 e il fatto che ormai c'è un processore di una generazione precedente, secondo me è un prezzo abbastanza onesto. Certo, se andiamo invece a vedere i pacchetti della versione Elite, che partono per carità da 230 euro, che tu dici ok, il pensierino ce lo potrei anche fare, per poi arrivare alla versione più potente, addirittura anche con la colorazione particolare, che costa sui 460 euro. Quella è un altro tipo di spesa per un altro tipo di prestazioni che non so nemmeno fino a che punto possa servirvi. Ma i pacchetti dove dovete concentrarvi secondo me sono quelli che vi ho detto, perché non ha senso comprare questo processore e limitarlo con soltanto 8 GB di RAM. La memoria interna non ce ne frega niente perché la espandiamo con la micro SD, ok. Qui il problema cruciale è la RAM. 8 GB non bastano. Con 12 state proprio pelo perché ormai comunque anche Android, le ultime versioni iniziano a pesare. Con 16 riuscite a farci tranquillamente tutto, arrivarci anche a livelli di emulazione parecchio alti. Secondo me è inutile andare oltre. Ma dopo tutta questa filippica vediamo cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa console. Toto, non ti aggrappare sulle chiappe di papà. No. Primo punto in assoluto e forse anche più importante, il rapporto prezzo-prestazioni. Come abbiamo detto finora, secondo me, per essere una console che comunque è uscita dalle fabbriche della Yaneo, il prezzo è più che azzeccato. Un altro punto a favore è il formato e l'ergonomia, perché nonostante somiglia alla Retroid Pocket 5, comunque si riesce a tenere molto bene. Ma te pare a te? Adesso non scappi, sa? Che è sta mossa adesso di infilzarmi le chiappe, eh? È inutile che fai la faccia da scorbutico. Peste.
Dicevamo, è comodissima, non dà problemi neanche a chi ha le mani grandi e i controlli sono di ottima qualità. Mi è piaciuto molto che hanno fatto delle aggiunte, delle migliorie all'Aya Space, che è diventato in realtà anche un ottimo launcher Android, e l'ultimo punto sono proprio i controlli, che sono ottimi, sia per la disposizione che per la qualità stessa, che per le nuove funzionalità come quella di cambiare la modalità dei tasti dorsali. Quali sono invece i punti deboli di questa Kronk, ormai la chiamo così, Pocket Fit? Il primo è che il display non è AMOLED. Per quanto sia veramente un ottimo pannello LCD, per gli amanti del contrasto forte, della saturazione, comunque la differenza, se la metti vicino a un AMOLED, si vede. Gli analogici sono veramente troppo piccoli, sono decisamente sproporzionati rispetto alla grandezza della console. La ventola, se mandata alla massima velocità, fa veramente tanto rumore. E i bundle della versione Elite, invece, a differenza sua, costano veramente un occhio della testa, per quanto all'interno c'è un hardware di tutto rispetto. E alla fine di tutto, questa Pocket Fit, secondo me, per le console di fascia medio-alta, si merita un buon 95 su 100. Perché mi ha convinto sul serio, è la prima volta che esce una console di questo marchio, se vogliamo, di questo sottomarchio, ma se iniziano così mi aspetto davvero grandi cose per quanto riguarda il futuro. Potrebbe tranquillamente surclassare la mia Odin per quanto riguarda il gameplay più che altro da dentro casa, oppure quando, che ne so, vai fuori qualche giorno e te la porti in hotel, perché comunque è di una portabilità diversa rispetto per esempio alla Retroid Pocket 5. Lei continua a rimanere la mia scelta principale per quanto riguarda il retro gaming on the go, cioè io dove vado prendo lei e me la porto dietro. Questa è più sull'ottica della Odin e devo dire che, viste le sue prestazioni, sto un po' iniziando a vacillare per quanto io rimanga innamorato della Odin 2. Vedremo magari in futuro se forse con la Thor riuscirò a cambiare idea, però mi è piaciuto davvero tanto che la Yaneo abbia finalmente creato un ramo della sua ditta fatto apposta per darci prodotti un po' più economici, perché è da sempre stata una casa che si è contraddistinta per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per il prezzo che ci faceva cascare i capelli ogni volta che annunciavano una console. E siccome non vorremmo diventare tutti pelati nel prossimo futuro, grazie che siete venuti incontro ai vostri acquirenti. Io personalmente l'ho molto gradito e, se questa è la prima console che mai cacciato, adesso io mi aspetto grandissime cose per quanto riguarda il futuro. Bene ragazzuoli, il video recensione è finito, però adesso vorrei fare una piccola riflessione. Con tutto il casino che è venuto fuori della storiaccia, del procedimento penale eccetera, mi sono ritrovato a dover riorganizzare i miei contenuti e diversi di voi mi hanno fatto i complimenti perché mi hanno detto: guarda che il canale è più interessante con più storie e meno recensioni. Premesso che ormai, come detto, io non mi occuperò di recensire console che possono essere acquistate con una micro SD giochi, praticamente levo dal piatto Anbernic e Powkiddy, capite che le video recensioni saranno comunque di meno. Ma a parte questo, è un contenuto che mi piace perché io sono un drogato di tecnologia, a me piace proprio recensirle, andarle a spulciare, vedere come migliorano nel tempo, insultarli se non migliorano e mi fanno i casini. È un tipo di contenuto che mi piace portare, ma soprattutto io non riuscirei mai a portarvi un video storia a settimana. Questo perché? Perché in un video recensione normalmente io mi preparo tutto quanto e di solito entro mercoledì sera o al massimo giovedì mattina registro e da lì in poi è tutto editing. Solo per farvi capire, io il venerdì sera, come stacco da lavoro alle 6, perché questo non è il mio lavoro principale, mi metto lì dietro dalle 6 a mezzanotte e poi il sabato mi alzo alle 6 di mattina per cercare di far uscire il video entro tarda mattinata o al massimo primo pomeriggio. Con le storie io questa cosa non riesco a farla perché devo prepararmi tutto il materiale, fare tutte le ricerche, tutti gli approfondimenti, cercare di riunire il tutto in un filo logico abbastanza facile da seguire, e io questo lo faccio una settimana prima di fare il video, proprio mentre sto preparando per esempio una recensione, perché ci riesco. Poi la settimana che pubblico la storia io addirittura registro di martedì perché mi servono mediamente dalle 30 alle 40, in qualche caso, soprattutto
soprattutto la storia del Commodore, anche 50 ore di editing per portare quel tipo di contenuti. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma la maggior parte dei miei ultimi video è uscita sempre di domenica, perché non riuscivo con il sabato e mi svegliavo alle 6 anche la domenica mattina. Non riuscirei a portarvi una storia a settimana nemmeno se questo fosse il mio mestiere principale, e visti i 4 spicci che prendo starei anche sotto a un ponte. E in parte anche per non lasciarvi un fine settimana senza un video ci schiaffo di mezzo una recensione che invece mi richiede sì una parte di test più lunga, ma a livello di editing è decisamente più snella. Alterno i contenuti un po' per questo, un po' perché è anche un argomento che mi interessa e mi piace portare. Quindi tranquilli, non ci saranno tutte le console che c'erano prima per i motivi che vi ho già detto, ma piano piano cercherò di portare avanti anche tutto il discorso recensioni, oltre alle storie, le guide, la tecnologia, eccetera. Bene ragazzuoli, spero vi sia piaciuto il video, scusate se vi ho attaccato la solita scimmia e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!